Ciao ragazzi, allora ho comprato questi due prodotti su strumentimusicali.net. Questo è uno stand, sarebbe una coppia di stand per casse, per le mie NS10M. Già le Yamaha hanno i loro stand, era giusto per ridurre il rumore in fase di mix. Proviamole. E poi il Roland VT4, che è un voice transformer, un vocoder, che io utilizzerò per le mie per la produzione delle mie voci, di altre produzioni. Apriamo il primo prodotto. Questo è il Roland VT4 con appunto funzioni sul retro on off, USB di collegamento, ma anche alimentazione, MIDI in per controllare più che altro la funzione di vocoder, qui per l'entrata del microfono e poi l'uscita. Se non sbaglio il microfono si può alimentare anche tramite Phantom, in modo tale da poter inserire anche il microfono a condensatore. Qui nel front troviamo il pitch, il cambio delle formanti, le varie opzioni, il balance dell'effetto, oppure penso che sia un modo per mixare wet and dry dell'effetto tra il microfono, comunque lo strumento che andiamo a inserire, con i vari effetti, reverbero, eccetera. Volume microfono, sensibilità al microfono, visto qui c'è le tonalità che si possono impostare quando si utilizza l'effetto tune oppure vocoder. Niente, adesso farò una prova, vediamo cosa succede. Quindi nel pacco trovi la macchina, si trova la macchina. Ecco, scusate, qua c'è la Phantom, infatti mi ricordavo bene. L'uscita line out che si può splittare da stereo o no, l'uscita cuffie, phones e mic-in, quindi c'è la possibilità di inserire anche aux oppure altri strumenti con la possibilità del jack piccolo, quello delle cuffie in poche parole. E qui dentro la scatola troviamo anche le istruzioni, garanzie eccetera eccetera, delle 4 stile in dotazioni che penso si inseriscono appunto qui nel retro. Ok, quindi la macchina si alimenta sia a batteria e se non sbaglio ha anche abbastanza ore di autonomia, oppure tramite USB. Niente, questa è la macchina, la rimetto dentro la custodia. Vabbè. Apriamo gli stand della Fluid Audio, senza H, audio, sono degli DS8. DS8 consiste nella grandezza della cassa, consiste nei coni da 8, quindi c'è l'opzione di DS5 e gli altri che non mi ricordo. Apriamoli. Entrambi i prodotti sono stati acquistati su strumentimusicali.net, come sempre arrivati puntuali in 2 giorni. Delle gommine, penso che vadano sotto. Ok, quindi gommine stand per ciascun piedistallo, quindi destra, sinistra e il piano dove andrà poi la cassa. Devo dire che è abbastanza robusto. Ok, questo ci vorrà un po' per montarlo. Vediamo, prendiamo il foglietto delle istruzioni. Ok, li monto. In realtà ero un po' diffidente nell'acquistare questi stand perché comunque mi sono trovato sempre bene con le casse appoggiate direttamente sul tavolo, sul piano, però in effetti a volte quando spingo di più si sentono questi rumori, giustamente derivati dal suono, mi vibra tutta la stanza e quindi magari giusto per limitare le vibrazioni, i rumori superflui, utilizzerò questi stand. Quindi per ogni lato c'è un doppio piano, non so completamente come si montino, quindi... Poi è arrivato il caldo, porca miseria. Ok, questi li ho aperti, apro gli altri stand. Ok, intanto iniziamo a montarne uno, vediamo se ci riesco. Allora, ok, sono in inglese, ottimo. Ok, la scritta Fluid da questa parte, agganciamo. Ok, il primo. Questi accessori qua sono tutti uguali, nella scatola ne troverete 8, quindi 4 per ciascuno stand. Devo dire che sono abbastanza robusti. Inseriamo il sotto. Ok, primo stand fatto. Ok, quindi troverete dei distensori più grandi se volessimo le casse più alte, o dei distensori più piccoli, mie ragazze.
La mia ragazza è Chiara ed è la ragazza che sarà prodotta da me, quindi siamo i nuovi Albano e Romina. Stiamo lavorando a diversi brani. In particolare ce n'è uno suo forte che si chiama It's Up To You, ve lo faremo sentire presto. Ok, quindi primo stand, lascio quelli alti ormai. Anche se mi sa che forse non veniva a mettere quelli più bassi. Sì, quelli più bassi. Rismonto. Ho montato il primo finalmente con gli estensori quelli piccoli, anch'essi 8 per ciascun 4 per ciascun stand. Ho preso il cacciavitino, quello piccolo, perché lo step successivo è quello di additare. Però mi sa che ci vuole quello più grande. Eccomi. Ci vorrebbe un po' di musica in sottofondo. Il prodotto sembra abbastanza robusto. Bisogna poi provarlo. Cioè, dalle foto su internet sembravano molto più piccoli questi stand. In realtà sono abbastanza grandi e robusti. Nel frattempo faccio un po' di palestra. Quinto step consiste nell'attaccare. Abbiamo dei gommini più grandi e delle gommine più piccole. Allora, Attack Rubber Fit. Ok, quindi abbiamo 8 di questi grandi, 16 medi e 8 piccoli. I gommini servono per l'inclinazione. Come io non li voglio inclinati, ossessivamente, li utilizzo tutti uguali. Ok, quindi i gommini per inclinare lo stand e quindi magari dare quella gradazione di 5-10 gradi alle casse, forse meno, per far sì che tu abbia un maggiore ascolto. Ma siccome io non sto in un luogo abbastanza adatto per il mixaggio, quindi mi devo adattare, preferisco che le casse stiano abbastanza orizzontali con le mie orecchie. Ok, allora, quindi la scritta va così, quindi il mio sotto è questo. Rimuovo l'adesivo. Ok, in realtà è facile da applicare, pensavo fosse più difficile. Ok, ce l'ho fatta, 2 li ho attaccati, terzo e quarto, perfetto. Ecco il mio stand, fantastico. Facciamo questo esperimento, e li inclino verso il basso. Ok, no niente, lasciamo il mondo com'è, metto quelli medi sopra. Primo stand costruito, ce l'ho fatta. Questi estensori più grandi li conservo. Montiamo il secondo, quindi il piano con la scritta va sopra e quello invece vuoto senza niente lo mettiamo sotto. Quindi prendiamo gli altri stand, quelli piccolini. Come vedete sono abbastanza facili da montare. Le voglio sentire poi all'opera. Il secondo è molto più facile da montare. Vediamo. Avete ascoltato l'ultimo brano di Snoop Dogg con i Black Eyed Peas? Il prodotto, se non sbaglio, è da... come si chiama il rapper quello famoso dei Black Eyed Peas? Comunque lui mi piace tantissimo. La mia ragazza il testo dice che non piace, dice che è banale. Be nice. Ma mi piace. Mi piace il groove. Più che altro mi ricorda un brano mio al quale sto lavorando, che si intitola Nella penisola che non c'è, e sembra che come se l'avessimo prodotto insieme, quindi mi devo sbrigare a farlo uscire prima che qualcun altro mi copi il beat. Ok, magari proviamo queste casse facendo ascoltare il beat di questo brano che ho appena detto, Nella penisola che non c'è, così magari oltre a commentare se questi prodotti vi sono piaciuti, commentate anche il mio brano. Ok, incolliamo le gommine, quindi abbiamo detto le 4 grandi restanti le mettiamo sotto. Ok, no, devo mettere dentro le viti sotto, porca miseria. Ok. Mettiamo. Sì, c'è abbastanza roba. Ok, ho montato gli stand. Come potete vedere le casse adesso sono molto più alte e dovrebbero avere meno risuono, quindi meno frusci sottofondo, meno vibrazioni. Vi faccio ascoltare la base che vi accennavo prima. Io registro con Pro Tools e creo basi con GarageBand o Logic. Le casse sono pilotate da questo amplificatore Sony e la scheda audio è una Apollo. Devo dire che è tutta l'altra cosa.
non sento nessuna vibrazione, è come se abbasso un po' il volume, è come se la cassa fosse isolata, in realtà è isolata, e sono bestiali, funzionano. Sono felicissimo perché non avevate completamente idea di cosa succedeva qui quando io alzavo il volume, vibrava tutto. Essendo un piccolo spazio mi hanno salvato la in realtà questo è un brano pieno di basse e quindi dovrebbe vibrare tutta la stanza, non è così, quindi fanno il loro lavoro. Ok, faccio ascoltare la base e mi dite cosa ne pensate. Strumentale. Beh, poi la canzone finirò di produrla presto, spero di farvela ascoltare quanto prima. Ok, farò il prossimo video dove vi illustrerò il BT4, quindi questo video si conclude qui e al prossimo. Ciao!